Ciao, benvenuti a questo secondo video relativo ai mercati azionari americani. Per chi non ha mai visto un mio video, io mi chiamo Adriano Biason, sono di base un docente di scuola superiore, ma ho anche una seconda attività. Nel 2009, subito dopo la crisi finanziaria, mi sono appassionato ai mercati finanziari in generale e in particolare ai mercati azionari. Questa mia passione nel corso degli anni mi ha portato nel 2018 a essere riconosciuto come trader professionista secondo quelle che sono le regole dell'ESMA, ossia l'autorità europea per gli strumenti finanziari e per i mercati. Abbiamo già visto nello scorso video alcune cose, abbiamo parlato delle azioni, abbiamo parlato dei CFD, che sono quegli strumenti che permettono di acquistare in modo semplice le azioni senza diventare proprietari, e abbiamo visto che cosa sono gli indici azionari. In questo secondo video ci occuperemo in modo più approfondito di che cos'è il Nasdaq, di quali sono gli indici di cui si occupa, e faremo un confronto tra il Nasdaq e altri indici mondiali importanti, dopodiché parleremo in modo più specifico dell'operatività sull'indice Nasdaq e quindi dovremo introdurre dei concetti che sono la leva finanziaria e i margini di mantenimento. Bene, possiamo partire e cominciamo con dire che cos'è il Nasdaq. Il Nasdaq è un mercato azionario americano nato nel 1971 ed è il primo mercato telematico, completamente telematico che sia stato creato. E si occupa della quotazione di aziende del settore prevalentemente tecnologico e scientifico degli Stati Uniti e non solo. Infatti il Nasdaq quota anche aziende non americane, ma in cui gli Stati Uniti comunque sono coinvolti. Il Nasdaq gestisce diversi indici, tra cui i due più importanti sono il Nasdaq 100 e il Nasdaq Composite. Il Nasdaq 100 si occupa della quotazione delle 100 maggiori aziende americane per capitalizzazione di mercato. In realtà non sono esattamente 100, variano perché ogni trimestre viene aggiornato l'indice. In questo momento ci sono 102 aziende all'interno dell'indice, fino ad esempio a dicembre ce n'erano 103, quindi oscilla attorno a circa 100 aziende. E queste aziende influiscono sulla variazione dell'indice in base alla capitalizzazione di mercato. È infatti un indice che si dice ponderato. Le 5 maggiori aziende con la maggior capitalizzazione di mercato sono infatti le note Apple, Facebook, Microsoft, Amazon e Alphabet, che non sarebbe nient'altro che Google. Queste 5 aziende, l'andamento di queste 5 aziende da sole può influire in modo concreto l'andamento dell'indice. Il Nasdaq 100 è un indice che è cresciuto nel corso degli anni in modo praticamente esponenziale, e dopo vedremo un confronto proprio tra il Nasdaq 100 e altre borse azionarie in giro per il mondo e vedremo proprio la differenza. Ma adesso vorrei un attimino parlare anche del Nasdaq Composite, che è un altro indice gestito dalla Nasdaq e che comprende invece 1 migliaio di aziende sempre per capitalizzazione di mercato. Il Nasdaq Composite, è un mare tempestoso. In questo indice possiamo trovare aziende che hanno variazioni giornaliere anche del 30-40% e anche oltre. Ci sono aziende che possono crescere moltissimo, come Amplitech, che addirittura in un anno è cresciuta del 19%. Quindi chi ha avuto la fortuna di acquistare queste azioni probabilmente ha guadagnato veramente tanto. È un mercato però anche rischioso, e le cui azioni non sono messe a disposizione da tutti i broker presenti sul mercato. Tornando al Nasdaq 100, andiamo adesso a vedere un confronto tra questo indice e altri indici importanti in giro per il mondo. Guardando questa slide possiamo vedere chiaramente la differenza dell'andamento tra il Nasdaq 100, che è questa linea blu che è perennemente in crescita con un andamento quasi esponenziale, con altri grandi indici mondiali. Abbiamo in azzurro l'SSI 50, che è uno dei principali indici della Cina. In arancione abbiamo il DAX 30, che è il principale indice azionario della Germania. Mentre abbiamo in violetto l'Eurostock 50, che comprende le 50 maggiori aziende europee,
mentre in rosso, in questo arancione scuro, abbiamo l'FTSE 100 che comprende praticamente l'andamento del mercato azionario di Londra. Quindi vediamo che soprattutto dopo la Brexit il mercato sta riprendendo, ma piano piano. Questa discesa qua, questa improvvisa discesa qua rappresenta il Covid avvenuto a febbraio-marzo del 2020. Dopo il Covid la borsa americana ha ripreso e ha recuperato in breve tempo, mentre le altre borse hanno impiegato molto più tempo e ci sono borse come la borsa di Londra o anche la borsa italiana, ad esempio, che non hanno ancora recuperato il crollo dovuto al Covid dell'anno scorso. Quindi da questa slide possiamo chiaramente vedere come il Nasdaq, ma anche tutti gli altri mercati americani sono nettamente in crescita rispetto a tutti gli altri indici mondiali. E questo significa che cosa? Significa che il mercato azionario americano è il più appetibile di tutti, è quello in cui c'è più probabilità di poter fare dei buoni guadagni. Andiamo adesso a parlare in modo più specifico di operatività sull'indice Nasdaq. In particolare faccio riferimento al Nasdaq 100. Andiamo quindi a spiegare un po' come si investe concretamente su questo indice. Diciamo innanzitutto che il mercato azionario ha degli orari. Normalmente il mercato apre alle 15:30 del pomeriggio e chiude alle 22 la sera, e è in questo intervallo di tempo che le azioni vengono quotate. Al di fuori di questo orario si può comunque investire in modo particolare sull'indice, o meglio sui future del Nasdaq, ossia sono dei contratti che hanno come sottostante l'indice Nasdaq, che vengono scambiati al di fuori del mercato azionario che va dalle 15:30 alle 22. Quindi la quotazione di questi contratti può portare a una variazione del prezzo, e quindi il prezzo di chiusura del giorno precedente sarà diverso dal prezzo di apertura del giorno seguente. Ma come può l'investitore comune guadagnare con l'indice Nasdaq? Diciamo che oggi ci sono in giro decine di piattaforme che offrono la possibilità di acquistare contratti per differenza, i CFD di cui vi ho parlato l'altra volta, eToro, Plus 500 e tante altre. Sostanzialmente noi con queste piattaforme possiamo acquistare questi contratti e guadagnare o perdere. Guadagniamo nel caso che noi indoviniamo l'andamento del mercato, perdiamo nel caso in cui non riusciamo a indovinare. Ad esempio, se noi avevamo acquistato, quindi pensavamo che il mercato crescesse, se cresce guadagniamo, se invece decresce andiamo a perdere. Allo stesso modo, se noi vendiamo contratti CFD sull'indice Nasdaq e quindi ci aspettiamo che il mercato scenda, poi magari in realtà sale, quindi se scende guadagniamo, se sale invece andiamo a perdere denaro. Quando andiamo ad acquistare dei CFD sull'indice Nasdaq o anche su qualsiasi altro strumento finanziario, dobbiamo ben conoscere come funzionano. Ci sono due cose soprattutto da conoscere: una è la leva finanziaria e uno è il margine di mantenimento. Il contratto CFD ha un costo, supponiamo di volerlo acquistare, quindi spendiamo una cifra, ad esempio 30 euro per acquistare un CFD. Il broker ci dà la possibilità di moltiplicare questa cifra per un coefficiente che si chiama appunto leva finanziaria e ci permette quindi di investire di più di quello di cui noi abbiamo pagato il CFD. Ad esempio, se il CFD ci è costato 30 euro, il broker ci permette ad esempio di moltiplicare questi 30 euro per 150, e quindi quello che noi andremo a investire effettivamente è 30 per 150, quindi 4.500 euro. Tutti i guadagni e le perdite verranno quindi calcolati sui 4.500 euro che noi abbiamo investito e non sui 30 euro che noi abbiamo pagato il CFD. I 30 euro con cui noi abbiamo pagato il CFD costituiscono il margine, ossia la cifra che noi effettivamente abbiamo depositato, e il broker non ci permetterà mai di perdere una quantità di denaro maggiore al margine che noi abbiamo investito. Quindi stabilisce una frazione di questo margine, che potrebbe essere ad esempio il 50%, quindi nel nostro caso 15 euro, e quello lì è il margine di mantenimento. Quindi se il broker non ci permette di perdere più del margine di mantenimento, qual è la perdita massima che possiamo reggere?
Guardiamo la prossima slide e ce ne rendiamo conto. Sostanzialmente, se noi abbiamo depositato un capitale di 30 euro e con questo capitale abbiamo deciso di comprare un CFD che ci permette di investire 4.500 euro, sapendo che il broker ad esempio ci mette un margine di mantenimento di 15 euro, il calcolo della perdita massima è abbastanza semplice. Prendendo il capitale e togliendo il margine, quindi 30 euro meno 15 euro, la massima perdita che noi possiamo reggere è di 15 euro. Se noi la dividiamo per il capitale investito, ossia 4.500 euro, e moltiplichiamo il tutto per 100, otteniamo la massima perdita che possiamo reggere, ossia lo 0,33%. Cosa significa? Significa che se oggi l'indice perde lo 0,33%, noi abbiamo perso tutti i soldi che avevamo sul conto. Quanto tempo sta un indice a perdere lo 0,33%? Può stare pochissimi secondi, in 2-3 secondi. Okay? Quindi, morale della favola, dobbiamo avere sul nostro conto un capitale che sia adeguato a reggere un crollo del mercato. Vediamo quest'altro esempio. Se noi invece di 30 euro avessimo depositato sul nostro conto 100 euro e avessimo speso 30 euro per acquistare un CFD Nasdaq e quindi aver effettuato un investimento di 4.500 euro, in questo caso la perdita massima che noi potremo avere è data da 100 euro meno 15 euro del margine di mantenimento e quindi 85 euro. Dividendo 85 euro per 4.500 e moltiplicandolo per 100 otteniamo una perdita massima che possiamo reggere dell'1,9%, che è ancora molto poco, perché l'1,9% può essere tranquillamente raggiunto in una sola seduta. Questo significa che dobbiamo avere un capitale molto più alto rispetto ai soldi che effettivamente dobbiamo spendere per comprare i CFD. Questa cosa per un trader va sotto il nome di money management, di cui parleremo più avanti. Quindi se noi abbiamo un capitale di 1.000 euro e decidiamo di investirne soltanto 30 per acquistare un CFD, sappiamo che già che l'investimento è di 4.500 euro e che il margine di mantenimento è di 15 euro. Quindi la perdita massima che noi possiamo reggere è di 985 euro. Facendo 985 euro diviso i 4.500 euro e moltiplicandoli per 100, otteniamo che la perdita massima che noi possiamo reggere è del 22%. Una perdita del 22% è già molto meglio dello 0,33% e dell'1,9%, ma è comunque una perdita che sul mercato è possibile. Magari non in un giorno soltanto, ma un periodo negativo può far calare il mercato di parecchio. Ad esempio, l'anno scorso, quando c'è stato il Covid, il mercato, il Nasdaq, ad esempio, è crollato del 27% in pochi giorni e quindi con un margine del 22% avremmo perso comunque tutti i nostri soldi. Nella seguente slide potete vedere ad esempio come il mercato possa in un solo giorno perdere cifre notevoli. Ad esempio il 16 marzo del 2020, nel periodo del Covid, il mercato ha perso in un solo giorno il meno 12,19% e questa è la perdita tra apertura e chiusura, ma all'interno dell'orario di quotazione può avere perso anche più del 12,19%. Morale della favola, dobbiamo avere un capitale sufficiente che ci permetta di poter investire, senza il quale rischiamo di perdere tutti i nostri soldi. Bene, siamo così arrivati in fondo anche a questo video. Io vi ringrazio per avermi seguito, spero di essere stato chiaro e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!